Benvenuti al TG Acea, l'appuntamento settimanale che vi tiene informati sulle attività e i progetti del gruppo. Si è svolto martedì 20 giugno presso il Talent Garden di Via Ostiense a Roma l'evento Study Tour, l'atteso incontro dedicato alla presentazione dei risultati del progetto sperimentale Platone. Obiettivo: sviluppare la prima rete elettrica intelligente in Europa, una soluzione tecnologica d'avanguardia in grado di abilitare meccanismi di flessibilità energetica e trasformare il cliente in un partner. L'iniziativa, costruita attorno all'applicazione della blockchain e sviluppata in sinergia con Areti ed Enea, ha visto Acea come azienda coordinatrice del progetto italiano e Roma come città pilota. Si punta ad un nuovo modello di mercato dell'energia che promette di migliorare i servizi di flessibilità e di contribuire a garantire l'equilibrio tra domanda e offerta. Durante l'incontro sono intervenute le unità di Areti impegnate nel progetto, i referenti degli enti di ricerca Enea e RSE, i partner di Acea Energia e i rappresentanti di alcune start-up, tra quelle collegate al Talent Garden. Ci racconta di più Ercole De Luca, Development Manager of the Electricity System Areti. Ercole De Luca, un commento sull'iniziativa di oggi. Lo Study Tour di Platone rappresenta il vero e proprio passaggio di testimone fra Platone, che ha sviluppato le tecnologie, le piattaforme, le architetture per il mercato della flessibilità, e Romeflex, che implementa e porta e include tutti i cittadini e le imprese di Roma nei mercati della flessibilità. Giovedì 15 giugno l'amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo è intervenuto all'evento per i 145 anni del Messaggero. Per l'occasione la sede storica del giornale di Via del Tritone si è aperta al pubblico, con mostre, incontri, ospiti d'eccezione ed esposizioni di prime pagine storiche. Il Messaggero, fondato nel 1878, è diventato nel corso degli anni uno dei simboli dell'identità di Roma, un percorso che dal 1909 ad oggi si è intrecciato con quello di Acea, l'azienda che ha portato l'elettricità e l'acqua nelle case dei cittadini della capitale, contribuendo in maniera fondamentale allo sviluppo della città e che oggi ricopre un ruolo strategico per il suo futuro. Ascoltiamo il contributo di Fabrizio Palermo. L'Acea gestisce un processo industriale dell'acqua, che va dalla captazione delle fonti fino a tutto quello che riguarda il tema della depurazione, che oggi è sempre più importante, perché oggi il settore dell'idrico, se pensiamo, influenza circa il 20% del PIL, che è una dimensione molto significativa. Spesso all'acqua si associa soprattutto l'uso, umano. In realtà c'è un peso determinante non solo nel tema agricolo, per quanto riguarda tutta la produzione agraria, ma soprattutto anche per l'industria. Oggi, in un mondo che va verso la tecnologia sempre più, diventa sempre più importante l'acqua. Più i settori sono tecnologici e più utilizzano acqua. Per cui l'utilizzo e la gestione della risorsa idrica è fondamentale per lo sviluppo di un paese. Nella cornice di Villa Campolieto a Ercolano sono stati presentati mercoledì 14 giugno i risultati del progetto Azioni per l'acqua, il protocollo di interventi di Gori per ridurre la dispersione idrica del 50% entro il 2025. Rilevanti gli obiettivi raggiunti dal programma dal suo inizio nel 2022 sul territorio gestito da Gori, che comprende 74 comuni, 260 cantieri avviati, 41,5 chilometri di condotte già sostituite, 8.000 nuovi misuratori d'utenza, 126 distretti idrici digitalizzati e 300 nuovi organi di manovra e di regolazione installati per l'ottimizzazione delle infrastrutture. Il tutto tenendo sempre presenti le esigenze del territorio, nonché la realizzazione degli interventi in tempi rapidi. Per questa edizione è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento con il TG Acea.